Benvenuti su Deriver Lab. Oggi parleremo di un amplificatore Emerson veramente disastrato. Il modello è SA2400. Praticamente è tutto arrugginito e mi è venuto in mente di rimetterlo, diciamo, in funzione, nonostante che non lo so dove sia stato tenuto. Come potete vedere dalle immagini è veramente messo male, però da prove così fatte che dopo vedrete nel video, praticamente, diciamo, è recuperabile. Non è recuperabile nel vero senso della parola perché convenga o perché sia un grande amplificatore, ma niente, mi ha fatto tenerezza e non dico che procederò, diciamo, al restauro completo, perché un restauro completo avrebbe bisogno anche dei componenti tipo le manopole originali che non ho, però da un amplificatore da discarica a un amplificatore, diciamo, funzionante. Siccome vi voglio far vedere passo passo tutto quello che faccio, procedendo dallo smontaggio e procedendo poi al rimontaggio, al collaudo e tutte queste cose qui, sicché dividerò il video in due, perché sennò viene veramente troppo lungo. Sicché in questa prima fase vedremo tutto lo smontaggio dell'amplificatore, faremo l'analisi di quello che ci va messo e poi nel secondo video faremo, diciamo, tutto quello che è rimontaggio e tutto quello che è poi la taratura dell'amplificatore stesso, in maniera che è una sfida praticamente per me. Anche perché, vi devo dire la verità, chi me l'ha regalato mi ha detto: guarda, te che ripari tutto, guarda che ti porto. E io ho detto: ma mi sembra che tu mi stia prendendo per il naso. Beh, per il naso non è proprio la parola esatta che ho usato. Comunque, allora accetto la sfida e se mi seguite in questi due video praticamente vedrete quello che può succedere anche con un amplificatore che in apparenza è da buttare via. A presto a tutti! Eccoci qui, ho messo l'apparecchio sul banco. Io a questo punto direi di aprirlo per vedere dentro come è messo. Ecco il momento della verità, togliamo il coperchio. Ecco, il coperchio era molto rugginoso, però devo dire che dentro non è messo male, diciamo, come il fuori. Perché abbiamo, vediamo un attimino, il trasformatore che c'è un bel po' di ruggine superficiale perlomeno. Abbiamo qui la schedina, questa qui fa parte, diciamo, questi qui sono i condensatori in serie sulle uscite, non sono messe, diciamo, male queste schede qui, e anche la scheda dei finali non è messa malissimo, se si esclude, ora vi faccio vedere più da vicino, se si esclude, non so se si vedrà così, che l'alluminio comunque non è messo bene, è fiorettato. Ora dopo ve lo faccio vedere un attimino più da vicino. Ecco, queste sono, diciamo, le piastre di dissipazione che, come si vede, sono ossidatissime praticamente, non si ha idea di dove è stato tenuto l'apparecchio. Fra virgolette, qui abbiamo un adesivo con una riparazione che è stata fatta nel 2013 e questa persona, che è un bravo tecnico, un bravissimo tecnico, tanti anni che fa il tecnico, è più grande che di me, ha un centro che fa solo amplificatori, non avrebbe fatto entrare chiaramente un apparecchio in queste condizioni, ma non avrebbe fatto entrare nemmeno dalla porta, né lui né il cliente che lo portava, perché è una persona, diciamo,
che ci tiene praticamente anche a una certa immagine, sicché un apparecchio così rovinato non l'avrebbe fatto entrare, e pertanto ne consegue che l'apparecchio è stato tenuto all'umido, ma molto dopo, probabilmente è stato dismesso, qualche anno magari dopo la riparazione è stato piantato in una cantina o una cosa, in un posto molto umido. Per quanto riguarda la riparazione effettuata, vedo che praticamente sono stati sostituiti questi due transistor, queste resistenze qui. Vediamo se mi riesce a avvicinare, poi vi dico da cosa lo capisco. Allora, dicevo, nella riparazione che è stata fatta, con molta probabilità sono stati cambiati questi due condensatori, che sono diversi da quelli che sono in circuito. Questo transistor qui, i due transistor finali e queste resistenze qui, sono 4 resistenze. Lo vedo perché, se ci fate caso, sulle resistenze c'è un pallino di vernice, sul transistor c'è un pallino di vernice, lo stesso per diciamo i condensatori, e lo stesso, ora non so se si vede, è lo stesso sui transistor finali. Questo perché è abitudine, ce l'ho anch'io, quando eventualmente si fa una riparazione, per capire poi quello che ci si è fatto o per vedere se poi ci è stato messo le mani, si segnano i componenti sostituiti. E se andiamo a vedere, dopo lo vedremo anche sotto magari, la riparazione ovviamente, a parte i pallini che si vede quello che è stato sostituito, è stata fatta a regola d'arte, perché non ci sono apparecchi, componenti montati diciamo a urlo di lupo. È stato montato tutto correttamente, anche esteticamente, perché alle volte si vede delle riparazioni dove la riparazione si vede notevolmente, anche se non sono segnati i componenti, mentre qui, se non fossero segnati, potrebbero essere diciamo montati dalla fabbrica. Quando lo gireremo e guarderemo le schede dal sotto, probabilmente anche le saldature in questo caso sono convinto che saranno state fatte sicuramente a regola d'arte. Allora, facciamo una cosa, sono curioso, lo attacchiamo un attimino, sposto la telecamera e vediamo che succede, vediamo se funziona, se è scoppiata o quello che è, un attimino. Allora, sto usando la telecamerina in mano, sicché se si muove un attimino non sono un grande operatore. Ho collegato diciamo le uscite direttamente dall'interno, perché come avete visto i morsetti sono tutti diciamo arrugginiti e non ci ho potuto attaccare niente, sicché l'ho collegate dall'interno. Ci ho messo questi coccodrilli che vanno diciamo qua, praticamente questi coccodrilli vanno a questo carico fittizio qui, vanno qui, così non roviniamo gli altoparlanti se ci fosse delle uscite diciamo in corrente continua o delle cose strane, e sono collegate diciamo qua. Poi ho collegato l'uscita oscilloscopio diciamo del mio carico fittizio, l'ho collegato a questo oscilloscopio qua dell'AMEG e vedremo il segnale, se c'è un segnale o qualcosa del genere. Poi ho attaccato l'amplificatore a questa presa di alimentazione, che è una presa che mi passa dalle famose lampadine in serie, che se ci fosse dei problemi ovviamente si accenderebbero troppo e proteggono il circuito. Poi mi passa sempre questo qui è il pannellino che comanda le lampadine, si può mettere una lampadina tutte e due o esclusione, e poi c'è il famoso fusibile elettronico che avete visto in un altro video, che magari ve lo linko, e poi con il variac alimenterò tutto piano piano e vedremo quello che succede, se parte, se fuma, insomma tutto quello che potrebbe fare. Allora, l'amplificatore è collegato, accendo e si parte con una tensione, vediamo un attimino, intorno a poco più di 100 volt.
Accendo l'amplificatore, lo lasciamo un attimino lì, non sta succedendo niente, la lampadina non si è nemmeno minimamente illuminata, ha fatto il lampettino, niente, e aumentiamo un attimino la tensione. Ora siamo a 160 volt, diciamo che la lampadina bisognava si cominciasse a vedere, sono a 180 volt e non si vede niente, anche spegnendolo e riaccendendolo sul monitor, diciamo, del carico fittizio non si sente né rumore magari dei potenziometri che scrocchiano, niente, sicché c'è già qualcosa che non quadra. Vediamo un attimino il fusibile se fosse bruciato. Ecco qua, allora qui come vedete non l'ho potuto sicuramente collegare, diciamo, gli altoparlanti o il carico, non l'ho potuto collegare qui perché queste diciamo viti di uscita degli altoparlanti sono completamente marciti. Qui abbiamo i fusibili degli altoparlanti e qua abbiamo il fusibile dell'alimentazione. Ora, siccome non si accende per niente, diamo un'occhiata al fusibile se, diciamo, è integro o se magari fosse bruciato. No, qui sicuramente non partiva e che il fusibile non c'è. Un attimino che prendo un fusibile nuovo. Ho preso il fusibile, questo è il fusibile, e lo mettiamo, diciamo, al suo posto. Lo mettiamo da quella via che è girato l'amplificatore, ci colleghiamo un segnale all'ingresso AUX e ora lo giro. Vediamo se si vede. Ecco fatto. Mi allontano un attimino, che non quadro bene, e riproviamo la procedura. Questo lo stacco, sto inserendo la spina e piano piano aumenterò la tensione dopo averlo acceso. Allora, la spia è ancora spenta, però siamo sempre sopra poco i 100 volt. Questo è messo dalla parte giusta. Aumento piano piano, siamo a 150 volt e la spia ancora, diciamo, non si vede, però avevo notato sull'oscilloscopio un attimino solo che quando accendevo l'apparecchio praticamente fa un guizzo, e sicché probabilmente c'è anche la lampadina bruciata, perché sembra, diciamo, accendersi perlomeno, anche se non si vede la spia. Proviamo un attimino a muovere il potenziometro del volume, se si sente qualcosa. Ripeto, ora la tensione chiaramente non è quella nominale. Vediamo un attimino se scrocchia, roba del genere. Si sento scrocchiare, lo metto un attimino su AUX, rialzo e effettivamente questo è completamente andato, questa manopola si sente scrocchiare. Ora vi faccio vedere una cosa, vi faccio un attimino solo. Allora, per fare questa prova tengo un attimino la telecamera in mano, sicché se, diciamo, la vedete muovere la parte dell'oscilloscopio, ripeto, non è perché succede qualcosa, ma sono io che sono poco bravo. Alzo un attimino il volume, è qua il volume, ecco, come vedete qualcosa, diciamo, esce. Non insisto più di tanto, non insisto perché, però, e siamo con una tensione di circa 160 volt, sicché, diciamo, strano ma vero. Ora, se vedete sulla telecamera le tracce che si muovono, è la telecamera, strano ma vero, questo amplificatore in qualche maniera funziona. Non insisterei oltre, ovviamente, però io penso che un amplificatore, anche se ridotto così male, non voglio fare chiaramente come in quei video che fanno vedere i cinesi, che prendono l'amplificatore dai campi e poi ho un apparecchio dai campi tutto arrugginito e lo sistemano. Però vorrei vedere di sistemarlo un attimino e renderlo più umano.
forse accettabile anche, non so, sicché io praticamente lo smonterei tutto, lo smonterei e vi faccio vedere quello che si può fare mano a mano che lo faccio. Ripeto, il gioco non vale la candela, quello è chiaro, però diciamo è anche una sfida, visto che me l'hanno portato dicendo un amico, te, visto che ripari tutto, ti do questo. Va bene. E allora proseguirei nello smontaggio, sposto la camera e vediamo un attimino cosa fare. Allora, una delle prime cose da fare, praticamente che voglio smontare, è le manopole per smontare il frontale, vedere se è possibile, diciamo, in qualche maniera pulirlo un attimino, perché veramente non lo so cosa c'è appiccicato, delle cose veramente schifose. Allora, questa manopola che è lente viene, come vedete, vediamo se riesco a avvicinarla un attimino. No, sta andando fuori fuoco. Comunque dicevo, questa manopola è completamente ossidata, proprio completamente. Dopo guardo se ve la inquadro da vicino quando l'avrò smontata. E l'altro problema è che quelle altre manopole, probabilmente questa era lente, vedete? Qui c'è tutto l'ossido dentro, non so se si vede, diciamo, granché, comunque qui c'è l'ossido dentro, e le altre manopole sono completamente bloccate dall'ossido, anche questa del volume non viene, questa del selettore non viene e nemmeno quelle altre. Ora, siccome ci sono potenziometri e altra roba dietro, io farei una cosa, praticamente una cosa brutta, farei un qualcosa da mettere qua dietro per proteggere il frontale mano a mano che le smonto, e poi per smontarle le taglierei col Dremel. Praticamente taglio la manopolina e la levo, vado a farlo di là e poi torno e vediamo un attimino se mi sono venute via. Ecco, allora sono riuscito a togliere praticamente tutte le manopole tranne una che mi ha fatto tribolare, cioè ho tolto anche quella ovviamente, però era stata più ostica. Le altre gli ho fatto un'incisione con il Dremel così e l'ho tolta, diciamo, poi l'ho allargata leggermente con un cacciavite e sono venute via. E ora qualcuno mi dice se non c'era altri motivi, ma altre maniere per toglierle, ma può anche darsi che ce ne fosse stati altri. Ora vi faccio vedere com'è da vicino la manopola, però avevo paura poi alla fine di rovinare il potenziometro, perché se vedete, ora vediamo se riesco in qualche maniera, praticamente che succede? Hanno fatto l'ossido e l'ossido ha fatto lega, è diventato corpo unico praticamente con la manopola. Questa addirittura si era arrugginita, quell'altro hanno fatto un ossido parecchio, diciamo che un ossido bianco che si è proprio imparentato con la manopola, sembrava incollata, sicché per non rompere i potenziometri ho fatto in quella maniera lì. Ora smonto il frontale. Ho tolto il frontale, ho tolto tutte le manopoline, diciamo, dai pulsanti, le coperture dei pulsanti, che queste le lavo nella macchina ultrasuoni, e poi smonterò questi potenziometri, questi commutatori anche, e gli darò, diciamo, una bella pulita direttamente anche quelli nella macchina ultrasuoni, che i commutatori vengono belli puliti in quella maniera lì, e poi le lubrifico un attimino, ovviamente un pochino di disossidante prima di rimontarli. E lo stesso farò ai commutatori. Ora non vi farò vedere tutto di cima a fondo, se no il video diventa noioso. E per quanto riguarda il frontale, che è parecchio sporco, ora il video rende molto meno di quello che in realtà è il frontale stesso. È veramente sporco con delle cose strane. Ci proverò un pochino di Chanticleer o uno di quegli sgrassatori lì da una parte dove si vede poco,
perché è vero che sono molto efficaci, però potrebbero portare via le scritte, e allora a quel punto lì magari preferisco usare del sapone neutro, anche se ci vuole un attimino di più. Comunque questo è il frontale e guarderemo come viene. Ho smontato anche la parte sottostante, quella dove ci sono i piedini, e qui oltretutto, come vi dicevo, dove ha lavorato quel tecnico che vi dicevo, non si vede quasi nulla dove ha lavorato, perché il lavoro è stato fatto a regola d'arte. Dalla parte sotto fortunatamente si accede a tutta la parte del circuito, perché una volta gli apparecchi erano fatti per essere riparati, e così potrò fare alcune misure. Vi anticipo già che non mi metterò a cambiare condensatori a urlo di lupo così come fanno gli altri, ma le misurerò, diciamo, tutti, e se c'è qualche condensatore che non mi convince lo cambio. Se rientrano nelle specifiche, nonostante che avranno 50 anni, le lascio, perché a volte condensatori vecchi è vero che da un momento all'altro se ne possono andare, ma è anche vero che praticamente quelli nuovi alle volte fanno più schifo di quelli vecchi. Lo stesso questo condensatore qui di filtro e gli altri condensatori, le misuriamo, le stacco, le misuriamo e vedremo se anche hanno le caratteristiche di isolamento che devono avere, se hanno perdite e compagnia cantante. Tutto il resto, tutti gli altri condensatori li misuro sia col Prova SR che col capacimetro, però non li cambio se non è necessario cambiarli. Niente, che l'unica cosa che cambierò, smonto questo, ovviamente pulisco tutte queste alette, o perlomeno cerco di pulirle, che sono veramente ossidate, e cambierò questi trimmer qui. Questi trimmer qui le cambio perché vedo che uno è già ballerino, insomma comunque sono vecchi e sono parecchio ossidati, e siccome servono questi due per la regolazione del bias e questo qua per regolare la tensione, diciamo, sui finali prima dell'uscita del condensatore a metà, perché è un'alimentazione mono, e allora questi qui li cambio perché voglio che quando le vado a regolare lavorino perfettamente. Poi per il resto quello che è funzionante non lo cambio, ovviamente una bella pulizia come vi ho detto a tutti i commutatori e via. Il trasformatore, che è questo qui, lo smonto e lo rivernicio perché così è veramente brutto. Un altro problema grosso saranno queste uscite qui. Queste uscite qui, boh, ci studio qualcosa, perché ovviamente sono completamente marce e non è che si trovano queste. Delle prese, diciamo, moderne con le clip, ce l'ho già provate, sono più grandi, sì, che diventa un lavorone. Comunque troveremo la soluzione e ripuliremo tutto, poi cambio tutte le viti, vedremo se diventa presentabile, ovviamente. Non ripeto, non voglio fare che diventi nuovo, ma voglio che abbia nuova vita, lo terrò qui in laboratorio, e che comunque sia presentabile, perlomeno oltre a funzionare bene, che sia presentabile esteticamente. Ora dissaldiamo la scheda dei finali, che ci voglio pulire le basette di dissipazione e cambiare quel trimmer. Un consiglio che vi do quando scollegate qualcosa è, se c'è abbastanza cavo come in questo caso, di lasciare un pezzettino di filo attaccato nel punto dove va, lo tagliate e poi lo risaldate dopo, in maniera che comunque vedete dove va, anche se gli avete fatto le foto prima e roba del genere. È un consiglio, poi chiaramente ognuno fa come vuole. In questa maniera è più facile ricordarsi dove vanno i fili anche senza le foto. La stessa cosa lo facciamo da quest'altra parte. Tanto i fili sono lunghi e sicché va benissimo. Poi per quanto riguarda invece i cavettini dell'amplificatore della bassa frequenza, quelli li dissaldiamo
se vengono, se no subiranno la fine anche questi sono venuti, se no subivano la fine del taglio anche questi. Ecco. Così dopo la svito e la levo. E ora stessa cosa facciamo al trasformatore. Se sentite la mia voce strana è perché ho il sigaro in bocca, che è un brutto vizio, ma comunque ormai me lo porto dietro. Anche qua taglieremo i fili e questo qui rosso, che è uguale all'altro rosso, lo segniamo un attimino col pennarello in questo punto qui, in maniera che sappiamo che questo è lui. Ecco fatto. Stessa cosa per questo. Poi c'è questo nero qui che va in questo punto qui, anche questo vi facciamo la stessa cosa. E poi ho visto che c'è questo cavettino blu che stavo a vedere cos'era, e semplicemente è una parte del trasformatore. Vediamo un po' se lo metto bene. È questa qui che va semplicemente ad alimentare la lampada, sicché questa come va non cambia niente, la possiamo tagliare direttamente. Va a alimentare la lampada, che poi va cambiata perché è bruciata. Guarderemo come possiamo rimediare una lampadina così. Lo stacchiamo, lo rigiro un'altra volta, vediamo se colgo la macchina lì, la presa. E qua ora prendo un attimino una chiave e si svita il trasformatore. Ecco qua. Ripeto che vediamo come posso mettere. Molto duri, molto duri, perché c'è una vernice che li blocca queste viti. Allora, senza farvi vedere io che ammattisco, le svito e poi ci vediamo. Allora, il trasformatore l'ho scollegato, nel senso ho svitato le viti, ma mi sono dimenticato di una cosa. Ci sono questi cavi qui che vanno al cambio tensione. Era troppo facile, sicché anche questi li tagliamo con la solita tecnica. Questi sono un po' cortini, ma insomma in qualche maniera si risaldano. Speriamo siano tutti sopra, sono sicuro di no. Infatti ce n'è uno che va anche qui, ma noi accettiamo tutto. Ecco fatto. Ecco fatto. Ora possiamo togliere il trasformatore del tutto. Finisco di svitare le viti, scusate il cacciavite davanti. Ecco fatto. E vediamo se viene via. Eccolo qua. Il trasformatore è questo, che ora lo smonto. No, il trasformatore non è questo perché non ve lo sto facendo vedere. Il trasformatore è questo, con tutto il coperchio arrugginito, il corpo tanto e tanto. Comunque ora lo smonto tutto e gli diamo una bella riverniciata. Ripeto, questo apparecchio non è che è un apparecchio che poi merita, per il costo, insomma, merita questa cosa qui. Però se lo vogliamo fare come lo voglio fare io, per divertimento, ovviamente anche questa cosa può meritare. Questo è il condensatore che dopo proviamo, lo taglio anche questi qui molto vicini, poi o li cambio o guardiamo di fare in maniera che arrivino comunque. Ora svito anche il condensatore e dopo
questo come altri ci proviamo anche l'isolamento. Vediamo se trovo un cacciavite. Ovviamente tutte le vitine che smontate mettetele da una parte in una scatolina. Io uso dei barattolini perché se no le perdete e fate come qualche cialtrone che poi perde le viti e ci mette delle viti che nulla hanno a che fare con l'apparecchio, diciamo, di origine. Allora, un'altra cosa che sarà noiosa ma che guarderemo come si può fare sarà la pulizia del telaio. La pulizia del telaio anche quella la farò, ci passerò prima senza starvi a vedere, a far vedere un attimino, eccomi qua, senza farvi vedere tutto come lo faccio perché ripeto le cose diventano noiose. Prenderò una paglietta come questa e con la santa pazienza ci levo quello che viene senza grattarlo troppo. Ci voglio levare solo l'ossido perché se lo grattiamo troppo poi alla fine c'è il rischio che faccia la ruggine. Diciamo gratterò solamente solo da levare come qui, no, se si vede che c'è la fiorettatura così, in maniera da toglierla, e poi magari guardiamo cosa ci posso dare per proteggerlo, anche se poi se sta all'asciutto non dovrebbe succedere nulla. Comunque mi metterò lì, lo pulisco tutto senza, ripeto, farvi vedere quello che faccio perché vedere uno col cencino che pulisce, insomma, neanche, come si dice, fossi una bella donna. E allora si prosegue. Ecco, già che siamo qui, stacchiamo i connettori delle casse. Solito discorso, lasciate un pezzettino di filo colorato in maniera che sapete dove va, e quando andate a rimontare, ve l'ho già detto, insomma ve lo ridico, quando andate a rimontare sapete dove vanno le cose. Ecco qua, ora lo svito di là, e è una cosa oscena questo commutatore qui delle casse, questo connettore delle casse, chiamiamolo come vogliamo. Allora, più leggero l'amplificatore, è più leggero l'amplificatore senza il trasformatore dentro. Ecco qua, e svitiamo. Dopo ci metteremo delle vitine nuove, ovviamente. Cacciavite un po' grosso questo, per fare questo lavoro qui, ma insomma. Ora ve le faccio vedere da vicino queste viti qui che non sono recuperabili. Teoricamente sì, ma insomma uno non è che ci può perdere una giornata, perché andrebbero anche perlomeno rinichelate. Vedete, sono completamente marcite anche dietro, si vede? Ecco qua. Vabbè, allora ho smontato anche i commutatori insieme con le manopoline, le vado a mettere nella pulitrice ultrasuoni. Allora, come vedete è tutto ossidato, non tanto il circuito, ma questi dissipatori sono dietro, sono buonini a vederli, ma sopra e di lato sono completamente fiorettati. L'alluminio si dice ha fatto la fioretta dalle nostre parti, poi ognuno dice come vuole. E poi, come vi dicevo, da quella via ci cambio questo trimmer qui, questo e questo, così possiamo fare le tarature a modino. Ripeto, questi sono del bias, mentre questi fanno la metà della tensione di alimentazione. Allora proseguo.
Ecco, siamo arrivati a una delle cose più noiose. Praticamente devo carteggiare il mobile sopra, lo carteggerò con la scarta vetratrice, però io è una cosa che non amo fare. Un conto magari è farne la verniciatura, è un conto è dover levare tutta quella ruggine lì, che effettivamente ce n'ha veramente tanta. Non vi tedierò con la carteggiatura, però vi farò vedere poi il risultato magari dopo che è carteggiato e dopo che inizia la verniciatura e la verniciatura stessa. Ecco, il mobile è stato carteggiato. Ecco, il bianco che vedete sopra è una mano di antiruggine. Dopo lo riverniscio, lo ricarteggio quando è asciutto e lo verniscio, diciamo, di nero opaco. Ora devo passare al trasformatore, altra scorciatura, perché vediamo se si vede. Come vedete è veramente molto anche questo rugginoso, che devo smontarlo, smontare i coperchini e riverniciarlo, e poi proseguiamo anche con questo. Un'altra cosa che ho fatto, ho dato una leggera lucidata con il Dremel a questi qui, perché erano ossidati. Vedete, questo qui nel mezzo si vede che è meno lucido di questi altri. Ora magari nell'immagine non so come si vedrà. E comunque ho preso il Dremel con una spazzolina piccolina morbida, praticamente gli ho fatto questo lavorino qui. Praticamente ora chiaramente c'è la telecamera davanti, di sotto non mi riesce a farlo, dopo lo giro, ma è solo per farvi capire, dopo lo giro, lo pulisco anche sotto, per farvi capire come ho agito. Ovviamente questi qui si potevano anche smontare e lavare nella macchina ultrasuoni, sarebbero venuti diciamo belli lo stesso, ma il problema è che alcuni amplificatori si smontano abbastanza facilmente, mentre questi purtroppo sono tutti saldati uno per uno, e chiaramente non avevo voglia di mettermi a smontare tutto, tanto per l'uso che è va benissimo, come ripeto lo userò in laboratorio. E poi stessa cosa, sostituirò tutte queste viti, ve le faccio vedere quando sono sostituite, che sono, diciamo, arrugginite. Anche questa qui, questo lo spazzolo, lo pulisco, e questa qui lo stesso è arrugginite, insomma le cambio tutte in maniera che è un pochino più diciamo presentabile, anche se ripeto ovviamente non è un apparecchio che meriterebbe, ma l'abbiamo fatto, anzi l'ho fatto proprio per rimetterlo in funzione. Mi dispiaceva vederlo rovinato così, almeno ha una seconda vita. In laboratorio mi potrà essere comodo per provare delle cose. Allora, queste viti le sostituiamo, sono un po' dure perché sono un po', diciamo, arrugginite, ne sostituiamo una alla volta. Sostituisce anche il cosino accanto, questo qui ovviamente poi sostituisco anche tutte le altre e ve lo faccio vedere con le vite sostituite, perché ovviamente se no diventa, ripeto, diventa noioso, diventa un video lungo e non bello. Già non credo di fare dei video belli come fanno certi miei colleghi, però ci provo a fare qualcosa perlomeno di interessante. Ma se diventa troppo lungo ovviamente non va bene. Questo lo smonto, ve lo faccio vedere dopo che lo rimonto, e ne vado a dare una spazzolata e lo rimontiamo questo qui. Come vedete è piuttosto brutto, ora si vede male ovviamente, eccolo qua.
piuttosto brutto, arrugginito. Vediamo cosa viene fuori. Ecco, questi sono terminali di uscita dove vanno attaccate le casse, che sono completamente, diciamo, marciti, e penso di aver trovato la soluzione. Potrei togliere questi qui vecchi e metterci delle boccoline, in maniera che uno può attaccare il filo o direttamente qui oppure con la bananina direttamente. Per toglierle queste qui è abbastanza facile da tagliare, questi terminali che sono di metallo oltretutto, non sono di rame, e poi far scorrere fuori questo supportino qui. Poi penso che posso allargare questi qui e metterceli. Ora procedo e poi vi faccio vedere come viene il lavoro. Allora, ho rimosso i contatti arrugginiti, il foro non è necessario nemmeno ritoccarlo, ci va direttamente la boccolina. Una cosa, la boccolina la monto senza il supporto perché verrebbe troppo in fuori, tanto questo qui è isolante sicché non serve. Le monterò così, poi ci metterò la rondellina e la vite, diciamo, eccetera eccetera, e verranno tutti in fila così. Ora le monto perché sennò poi diventa il video troppo lungo e poi magari nemmeno interessante, e ve lo faccio vedere quando sono direttamente montati qui. Ecco qua, sono stati montati. Praticamente l'apparecchio poi viene così, il dietro. Queste qui sono boccoline che ci si può mettere una forcellina, o addirittura ci si può inserire direttamente una bananina infilata qua, sicché diciamo sono meglio che di quelle viti che c'erano, se vogliamo un pochino più professionali. Poi qua dietro ci metteremo, vediamo un po', la pagliettina col filo saldato. Prima lo saldiamo e dopo mettiamo la pagliettina, il dadino, e queste qui vanno bene e siamo a posto. E così anche il dietro l'abbiamo rimediato. Allora, la prima parte del, chiamiamolo, restauro, insomma della rimessa a posto dell'amplificatore Emerson finisce qui, perché altrimenti il video diventa veramente troppo lungo. Ho tutti i pezzi dell'amplificatore, diciamo, qui sul tavolo, come potete vedere, e sono pronti per essere rimontati, sicché in questa fase avete visto lo smontaggio e nella fase successiva vedrete il rimontaggio dell'amplificatore e tutta la taratura dell'amplificatore, e le prove dei condensatori, se vanno, se non vanno, fatte tutte prove strumentali, e rimetteremo, diciamo, quasi al nuovo, diciamo, questo amplificatore qui. Sicché vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!